Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere l'approfondimento della linea sulla crescita spirituale inerente al video generale della seconda parte del 2023. È un video che è già online e lo trovate nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Quindi ho ripreso le stesse carte. Come sempre ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate una guida che spiega come unire il significato di più oroscopi, come influiscono le decadi di nascita e cose di questo genere. Insomma, è un video interessante. Trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e altri video che potrebbero esservi utili. Allora, partiamo con la regina di coppe, la carta della forza, un 10 di pentacoli, un asso di bastoni e la carta del mago. Devo dire che con questa regina di coppe, sicuramente nella seconda parte del 2023 ci sarà qualche questione affettiva, emotiva o di apertura di cuore o nel modo di vivere le vostre emozioni. Per qualcuno si tratta di qualche cosa che ha a che fare con il lignaggio femminile, perché la regina di coppe nello specifico fa riferimento anche a una madre. E vedendo anche che c'è la carta della forza, che in questo mazzo soprattutto è rappresentato da una donna, cioè nella maggior parte dei mazzi, credo. Agli inizi era rappresentata come un uomo, però adesso al di là di questo, è come se ci fosse un particolare accento nella seconda parte del 2023 su quello che è il lato femminile, il divino femminile. Tenete presente che la carta della forza parla di forza di volontà, ma anche di forza morale, proprio la forza interna. È quello che sarete portati a sviluppare. Mm. È come se ci fosse una sorta di bisogno, di necessità di incanalare le energie. La forza di volontà è quella che ci permette di rimanere sul focus, cioè di mantenere il focus sull'obiettivo. È terzo chakra, potere personale. Però abbiamo poi anche questo 10 di pentacoli, ragazzi. E ho come la sensazione che faccia riferimento o a una famiglia o a un gruppo, magari un gruppo di studi, magari è un nuovo corso a cui parteciperete, o vi dirò che per molti è un corso che termina. Se per esempio siete studenti, è facile che ci sia la conclusione di un certo tipo di percorso, di stadio o di risultato, è come se si arrivasse al risultato entro la fine del 2023. Se non foste studenti, è come il partecipare o l'essere parte integrante di un gruppo, di un grande gruppo. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. E poi, perché poi abbiamo questo asso, quindi qui c'è un 10, qui c'è un asso e qui c'è un mago che è comunque una carta numero 1, che sono girate al contrario. È come se si fosse nella seconda parte del 2023 più nel compimento che nell'inizio. È come se qui ci fosse qualche cosa che dovete imparare a trasformare, a manipolare, a gestire. Vi dico che, allora, l'asso di bastoni è una carta di pura azione, è la scintilla, la passione, quello che vi fa muovere, è l'azione fatta in modo determinato, con intenzione. Ed è al contrario, mentre qui abbiamo la forza, quindi è proprio un po' quello il trend della seconda parte del 2023. Lavorare sulla vostra forza di volontà senza farvi prendere troppo anche dall'emotività di cui ci parla la regina di coppe, per riuscire a creare la vostra realtà. Vi ricordo che quando compare il mago
e perché si hanno tutte le capacità, le risorse, le conoscenze per creare il proprio tipo di realtà, la realtà che si vuole, ok? Per creare la propria vita. Ma qui, essendo girato al contrario, c'è qualcosa che blocca, c'è qualche cosa che grippa il meccanismo di partire. Che cos'è? Il fatto che non agite, non mettete forza di volontà, ma è quello che sarete portati a lavorare nella seconda parte del 2023. Andiamo a vedere carta per carta cosa riesco a dirvi di più. Andiamo a vedere, ok. Abbiamo il mondo, la morte, wow, 3 arcani maggiori e l'eremita. Come se ci dovesse essere una rigenerazione, ragazzi. Allora, se la regina di coppe per voi rappresenta quello che è una sorta di cultura che arriva da parte della discendenza femminile della vostra famiglia, è come se ci fosse la necessità di guarire quel tipo di im- imprinting. Tenete presente che quando c'è la regina di coppe è perché c'è un'ipersensibilità e molte volte si è quasi un po' costretti a tappare questa ipersensibilità e qui è un po' come se vi dicessero che bisogna rigenerare questo tipo di questione. Primo, imparando a proteggervi, cioè imparando a proteggervi da questa ipersensibilità, riuscirete a trasformare, a rigenerare con questa morte il vostro modo di vedere le cose. Vi ricordo che l'eremita è un saggio, è colui che ha già avuto esperienze, però in questo caso è come se aveste bisogno di rivalutare le esperienze, di vederle con meno coinvolgimento emotivo. Ho un po' come questa sensazione che dobbiate imparare a proteggervi, dobbiate imparare a non farvi trasportare troppo dalle emozioni. Ma infatti voi siete comunque un segno d'acqua e quindi è abbastanza rappresentativa, no? Questa regina di coppe. Uomini o donne che siate, eh? Allora, andiamo a vedere la forza. Sacerdotessa, un'altra carta femminile. 4 di bastoni e regina di pentacoli. La regina di pentacoli è un altro riferimento alla maternità, alla madre, però è anche colei che si occupa delle questioni pratiche. Siccome qui abbiamo 2 carte che parlano di 10 di pentacoli, una carta di terra, di concretezza, ehm, sì, e comunque anche l'asso di bastoni è una carta di azione, di fisicità, mi viene da dire. È un po' come se dovesse iniziare a navigare in questa sorta di sali e scendi emotivo e creare voi la vostra stabilità con la forza di volontà. Sapete, ci sono degli esercizi che si fanno proprio per un po' proteggersi, schermarsi, ci sono delle meditazioni che si fanno per schermarsi e per, diciamo, riuscire ad appianare gli up e i down, quindi gli alti e i bassi. Si tratta di allora, quando siete nell'alto, magari in questa euforia o comunque in delle forti emozioni positive, cercare di calmarle. Quando invece siete in forti emozioni negative, cercare di quasi sminuirle, dire non è così tanto importante, in modo che se prima le curve erano così, mantenendo più basse quelle alte, diciamo che il senso di stabilità sarà, o meglio, la curva vibrazionale sarà più vicina a quello che è un senso di calma, di stabilità. Perché c'è qualche cosa qui con questa sacerdotessa al contrario di cui non siete consapevoli, che non vedete. È come se aveste ancora un velo davanti agli occhi. È per quello che avete bisogno di tagliare delle cose con la morte. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli.
Abbiamo un re di bastoni al contrario e il 2 di pentacoli. Dunque ragazzi, come vi dicevo, qui si tratta di un gruppo, può essere un gruppo di studi, un gruppo di lavoro, un gruppo familiare. C'è qualche cosa che ha a che vedere con un gruppo che ho come la sensazione che vi metterà in dubbio. Cioè, io non lo sento una carta negativa il 10 di pentacoli in questa posizione, però comunque è come se il partecipare a questo gruppo vi togliesse potere personale ed è per questo che poi diventa difficile per voi agire. Potrebbe essere interessante per voi osservare, diventare osservatori delle dinamiche di comportamento, delle dinamiche energetiche che ci sono all'interno di questo gruppo e capire dove ci sono i punti di forza e dove ci sono i punti di carenza, in modo da prendere solo quelli di forza. Però per qualcuno può avere a che fare con una questione familiare, soprattutto se questa regina di coppe per voi rappresenta una madre o qualche cosa che ha a che vedere con il modo di vedere la donna, la maternità nella vostra famiglia, per esempio. Quindi per qualcuno è fortemente legato a questa cosa qui, alla mamma, alla maternità. Per altri è una questione di diventare osservatori della realtà che vi circonda, fondamentalmente, perché c'è qualche cosa che... Tenete presente che il 2 di pentacoli è una carta che parla di cicli karmici che si ripetono. Mm? C'è qualche cosa qua che deve scattare attraverso la vostra forza di volontà. Andiamo a vedere l'asso di bastoni al contrario. Regina di coppe nuovamente e giustizia. Allora, se rappresentasse una madre quella regina di coppe, è un po' come se qua vi dicessero che dovete tagliare con certe questioni per riuscire ad agire. Tenete presente che la giustizia molto spesso parla di giustizia divina e la giustizia divina non è quello che noi vogliamo, ma è quello di cui la nostra anima ha bisogno in quel momento di vita per evolvere, che non necessariamente coincide con quello che noi vogliamo, con quello che il nostro ego vuole. Però la giustizia comunque è qui perché vi dice che dovete tagliare qualche cosa prima di agire e può essere o qualche sentimentalismo fondamentalmente o qualche questione legata appunto alla mamma, alla maternità, al modo di essere materni verso voi stessi e gli altri anche potrebbe essere, Magari avete imparato, vi faccio un esempio come un altro per farvi capire, avete imparato che come mamma, insomma, perché avete avuto l'esempio chiaramente, no? Di vostra mamma, magari era una mamma che si è prestata al 1000% per la famiglia, ha sempre sacrificato se stessa in funzione della famiglia, e qui è un po' come rendersi conto che non è sano, cioè che ci vuole il giusto tempo anche per nutrire se stessi. Ok, quindi è come se quel tipo di atteggiamento che avete imparato, perché è quello che avete vissuto, vi rendesse conto che non è più sano per voi, che non è un qualche cosa che vi mantiene in equilibrio, occuparvi sempre di tutte quelle che sono le faccende pratiche e magari nutrire poco la vostra anima. Quindi è come se ci fosse una sorta di taglio per andare verso questo mago che adesso andiamo a vedere. 9 di spade, cavaliere di bastoni al contrario. Sì, ragazzi, c'è qualche questione che ancora vi preoccupa, però quello che vi posso dire io è che la sento molto legata al fatto che non si riesca a partire. Ho come questa sensazione. Perché comunque il 9 di spade è una carta che parla di pensieri che tolgono il sonno, no? E di nuovo una carta di bastoni girata al contrario, quindi ed è un cavallo anche, quindi un non movimento, una non
azione. Mm. Però ripeto, lo sento molto collegato con questa forza di volontà. È un po' qua, secondo me, il nodo del secondo semestre, eh. Imparare a gestire quello che è la quotidianità, imparare a gestire il vostro nutrimento. Vi dirò che per qualcuno ha proprio a che fare con il cibo, cioè imparare a diventare madri di se stessi nutrendosi bene, in modo sano, in modo equilibrato, bevendo molto. Avete bisogno di bere tanto. Andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine, vediamo che cos'altro riesco a dirvi di più, però ragazzi questa giustizia arriva per rimettere in equilibrio. Tenete presente che avete una carta che all'inizio è capovolta, ma può parlare, sì, in questo caso la sento più di stabilità, ma comunque il 4 di bastoni parla anche di contratti e anche la giustizia parla di contratti, quindi può essere che ci siano anche delle questioni burocratiche che arrivano a compimento, qui comunque abbiamo un 10. Anche se sento che è più una questione di giustizia divina, perché questa è una lettura spirituale, però potrebbe esserci anche qualche indicazione di tipo un po' più pratico per qualcuno. Va bene ragazzi, andiamo a vedere ancora una carta da parte degli oracoli delle fatine. Io intanto vi dico che sto proponendo un percorso individuale che è basato sulle credenze limitanti. Cioè io praticamente vi insegno come trovare le credenze limitanti all'interno del vostro subconscio, che sono credenze che magari non siamo consapevoli di avere, ma che comunque lavorano e creano un certo tipo di realtà. Io vi insegno ad individuarle e fondamentalmente a riprogrammare poi l'inconscio con delle credenze che in realtà per voi siano potenzianti. Se siete interessati anche solo ad avere delle informazioni in più, mi potete contattare via mail e io vi mando una breve lettera di presentazione. Bene, andiamo a vedere l'oracolo. Wow, che bellissima carta che vi è venuta fuori. C'è l'arcobaleno, la colomba bianca. Mm. E questa carta vi dice di mantenere un'aspettativa ottimistica, perché avere un'aspettativa ottimistica e quindi vibrare su emozioni positive può aiutarvi a trasformare, scusate, può aiutarvi a trasformare una situazione negativa in positiva. E manca la carta della stella, però è una carta di speranza, ragazzi. Vi dice di mantenere alta la speranza e mi verrebbe da dire anche la fede, in quello che è il disegno dell'universo. La giustizia, ricordatevi che si parla di giustizia divina, è come se ci fosse un disegno divino, appunto. Va bene, andiamo a vedere ancora una carta dei guerrieri di luce. Bellissima carta e mi risuona tantissimo con la carta della forza, chiaramente, perché anche la carta della forza parla di coraggio. Questa carta vi dice fondamentalmente di non preoccuparvi, di vivere la vita con calma, con coraggio, forza e determinazione e senza paura e con fede e con speranza. Un passo per volta mi verrebbe da consigliarvi. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per quello che riguarda la vostra crescita spirituale nella seconda parte del 2023. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie future. Se vi è piaciuta comunque la lettura, potete farmelo sapere con un like, con una condivisione, con un commento, che a me piace sempre leggerli. Se poi volete anche sostenere il canale, potete fare una donazione oppure abbonarvi. L'abbonamento è diviso in due, la prima fascia, che è quella più bassa, è semplicemente per supportare il canale, mentre la seconda,
che è quella più alta, vi dà accesso ai video di crescita spirituale. Praticamente quello che spiego io nei video dedicati agli abbonati è la mia visione del percorso spirituale, è un insieme di tutto quello che ho studiato io e che io semplicemente vi propongo. Il percorso individuale invece è una parte dedicata specificatamente alle credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che io spiego, di tutto il lavoro che io ho fatto e che spiego nei video di crescita personale. Questo giusto per farvi capire che differenza c'è tra i video ehm, degli abbonati e il percorso individuale. Bene, io vi auguro una seconda parte del 2023 splendida, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!